Stadio San Siro, la notte della verità è arrivata, quella che decreterà la prima finalista della Champions League 2025 tra Barcellona e Inter. Nei nerazzurri recupero lampo di Lautaro, imbottito di fagioli di Balzar, programmi di recupero e allenamenti speciali nella camera dello spirito del tempo. Il Barcellona gioca in avanti sempre con lo stesso attacco mostruoso dell'andata. E poi c'è anche Olmo. E in difesa schiera i Teletubbies, con tanto di solo interpretato da Kelly. La partita parte subito con il botto, infatti al 18° c'è calcio d'angolo per l'Inter e tutti già esultano pensando all'andata. C'è anche chi si abbraccia piangendo, ma la palla viene incredibilmente respinta dall'ala, quindi nulla. Ma c'è un altro corner, tutti esultano di nuovo, ma il tiro di Çalhanoğlu viene deviato. Ma c'è il terzo corner di seguito, si ricomincia a esultare, ma anche qui nulla di fatto. Ma sono solo i preparativi per ciò che sta per succedere. Olmo tenta di fare un passaggio con la velocità che ho io di alzarmi dal letto al mattino e così Di Marco gli ruba la palla e la mette per Dumfries, mentre i Teletubbies guardano affascinati e fanno il Tubby ciao ciao. Dumfries e Lautaro si trovano soli davanti alla porta. Dumfries vuole fare il gol all'Inzaghi, Pippo, ma Lautaro gli bestemmia in argentino stretto e se la fa passare per segnare l'1-0 Inter. Poco dopo brivido Inter, Pedri cross basso per Olmo che tira ma è bravissimo Acerbi a farsi trovare pronto scivolando e parando il tiro. Attenzione però, c'è un check del VAR, infatti gli assistenti vogliono far sapere all'arbitro come è finita la puntata della soap opera turca visto che se l'è persa. Al 38° Mkhitaryan prova il raddoppio con un missile terra-aria, anche qui con la palla deformata ma con il simbolo di Pippo Franco, ma la palla esce fuori di pochissimo mentre Szczęsny un po' se l'era fatta addosso. Al 43° poi in scivolata va su Lautaro in aria che si è fatto tipo malissimo. L'arbitro non vede il rigore ma Inzaghi ha visto tutto e quindi chiama direttamente il VAR che a sua volta richiama l'arbitro sia per fargli rivedere il momento clou della soppopera di prima che il fallo di Po da un'altra angolatura dove si vede che il difensore trancia la tibia di Lautaro, quindi rigore per l'Inter, mentre Marotta non vuole guardare ma poi ci ripensa e ci butta un occhio. Çalhanoğlu è freddo e batte Szczęsny per il 2-0 Inter, che riscalda un po' gli animi tra Tinky Winky e Acerbi. Devono intervenire i compagni a separarli e fargli fare pace. È l'ora della Tubby pace? È l'ora della Tubby pace? Nell'intervallo i Teletubbies caricano le energie con la Tubby Pappa e i Tubby Toast e i risultati si vedono. Infatti al 54° minuto Lala la butta in mezzo e Dipsy al volo accorcia le distanze 1-2. L'Inter ci prova subito con Barella ma il tiro è forte ma centrale. Anche il Barça risponde in contropiede 3-2. Pedri per Lala che la mette per Dipsy. Sommer è fuori posizione ma Dipsy a porta vuota non angola il tiro e trova Sommer che fa il miracolo. Al 60° di nuovo Lala scatenata, cross in mezzo e dal nulla spunta sul secondo palo Olmo che fino a qui stava facendo un pisolino. 2-2 e ora cambia tutto. L'Inter sembra aver smarrito la via, come conferma l'errore di Çalhanoğlu che innesca Yamal che entra in aria ma viene falciato da dietro da Mkhitaryan. L'arbitro assegna il rigore ma dal VAR gli dicono che è fuori area, quindi l'arbitro fa il gesto che è fuori di poco ma Tinky Winky capisce altro e si deprime. Inoltre per il fallo da dietro di Mkhitaryan l'arbitro prende provvedimenti e ammonisce se stesso perché ha sbagliato a dare il rigore. L'Inter continua a soffrire e Yamal cerca il vantaggio con un tiro a giro ma Sommer fa una grandissima parata e salva in corner. Ma all'87° Rafinha tira, Sommer ribatte ma di nuovo Rafinha firma la rimonta 3-2, clamoroso a San Siro. Per l'Inter ora si fa dura, stremata sia fisicamente che soprattutto mentalmente. Siamo agli ultimi 5 minuti di recupero di una semifinale di Champions League e ora un bravo allenatore sa cosa deve fare per portare questa finale a casa, quindi schiera la difesa avanzata dietro la porta difesa da Sommer.
Arriva il minuto 92, il momento clou che cambia tutto. Yamal tira e sta per segnare e chiudere definitivamente la partita, ma i pianeti all'improvviso si allineano. Inzaghi guarda per terra e trova un portafoglio carico di banconote da 50. Barella e Di Marco hanno di nuovo una folta chioma in testa e tutto sembra tornare al suo posto. E così Yamal prende il palo, azione in contropiede Inter. Thuram per Dumfries, intercetta l'ala, ma Dumfries è bravissimo a sradicarle il pallone senza nemmeno fratturarle il perone e la mette in mezzo per Acerbi che spunta dal nulla in attacco come Aldo in 3 uomini e una gamba e il miracolo si compie! 3-3! Acerbi esulta togliendosi la maglia e scaricando tutta la tensione dando un calcio ad uno a caso, menando un Teletubbies qualsiasi, Dipsy, e mostrando pure i suoi tatuaggi, tra cui la lista della spesa del giorno prima, la ricetta del medico, quei scarabocchi che si fanno quando non funziona la biro, la fefonda, i contatti dei miei social, il numero di telefono della commercialista e altra roba. Nel frattempo l'ala cerca di far vedere all'arbitro il fallo fatto da Dumfries direttamente dal suo VAR personale, ma l'arbitro l'ammonisce perché il suo schermo è in 480p. Ma l'apoteosi arriva al primo tempo supplementare, la palla sbatte su Taremi e va da Frattesi che come nei sogni tira e firma la controrimonta per il 4-3 Inter. Non è un sogno, è tutto vero. Frattesi si strappa di nuovo i vestiti, dà un pugno al primo che capita, prende Tinky Winky e lo lancia sugli spalti, poi si arrampica sulla ringhiera e grida con tutto il fiato che ha in gola, poi si mette già a distribuire con Inzaghi i biglietti della finale alla curva nerazzurra. C'è ancora il tempo per altre azioni, prima Barella e la parata di Szczesny, poi di nuovo Yamal con Sommer in modalità Buffon Prime 2006 che la tocca con la punta delle unghie delle dita. E finisce qui, impresa storica dell'Inter che va a giocarsi la seconda finale in 3 anni. L'Inter ha dimostrato di non arrendersi mai, anche quando tutto sembrava finito, meritandosi la finale. E oggi, come in passato, arrivarci è sempre una grande impresa, perché ci sarà sempre chi la storia la scrive e chi invece la può solamente guardare. E ora manca un ultimo passo, quello decisivo: trasformare questa impresa storica in leggenda.